la Germania incomincia a spendere, è la fine del rigore economico della Germania. Quindi questo può avere un impatto incredibile non solo in Germania ma in Europa e quindi anche sulla nostra tipologia di investimento e anche sulle performance dei nostri investimenti in Europa. Noi sappiamo benissimo che l'Europa non ci ha regalato grosse soddisfazioni negli ultimi anni, le grosse soddisfazioni sono arrivate dal mercato americano, anche il mercato cinese purtroppo non ci ha regalato delle grandi soddisfazioni per diverse ragioni e quindi la maggior parte degli investitori sono andati sul mercato americano. Le regole e il sentiment è quello che sta un po' cambiando tutto e quindi anche il mercato americano non potrebbe essere più appetibile come è stato precedentemente. Ma torniamo a bomba sul nostro argomento, sulla Germania. Qui siete su M per Mani, questa è la rubrica che settimanalmente cerca di portare in evidenza quali sono le notizie economiche e finanziarie più importanti e impattanti per i piccoli investitori, su come comportarsi per cercare di usufruire, per avere maggiori performance, maggiore sicurezza attraverso queste notizie. Lo scopo è quello di discuterne insieme a voi, di cercare di capire le vostre opinioni, quindi mettete i commenti, dite cosa ne pensate voi per crescere, per creare una community, per crescere tutti quanti insieme e migliorare le nostre performance e la nostra vita sostanzialmente. Ma torniamo al nostro argomento principale. La Germania ha deciso che è la fine del rigore economico, di restrizione. Voi sapete benissimo che la Germania è sempre stata un paese che ha tenuto in particolar modo a rigore sull'indebitamento, quindi ha sempre cercato di indebitarsi il meno possibile, ha sempre spinto le nazioni europee, anche a scapito della crescita, a non indebitarsi troppo. Questo per la prima volta la Germania ha dichiarato che andrà a fare degli investimenti incredibili e soprattutto si indebiterà molto di più, quindi aumenterà la spesa dello Stato per raggiungere determinati scopi. Il primo è quello della transizione energetica, quindi punterà molto di più sulle energie rinnovabili e sulle energie in sé per cercare di sganciarsi dalla dipendenza del gas. Questo ragazzi sempre in un'ottica che l'Europa debba diventare sempre di più un'identità forte e autonoma rispetto a tutte le altre potenze mondiali, quindi all'America, alla Russia, alla Cina. Quindi bisogna creare un'identità europea per avere un futuro sempre da primi della classe o comunque per stare all'interno della nostra classe insieme agli altri players che ci sono. E per farlo questo vuol dire avere energia, perché l'energia è la fonte della crescita, ragazzi. E infatti Trump sta puntando su quello e anche noi, e anche l'Europa e anche la Germania punterà su quello. Quindi spesa per aumentare la possibilità di avere delle energie rinnovabili e per avere delle fonti di energia autonome. Due, la crescita si basa sull'energia e sulle infrastrutture, altro tema caro a Trump. Anche la Germania vuole investire, spendere sempre di più per aumentare le infrastrutture, quindi le strade, i ponti e via discorrendo. Queste sono quelle che conoscono tutti, quindi le costruzioni, ma anche i rapporti, la logistica diventa un elemento sempre più importante perché le merci devono correre per avere crescita. E punto numero 3, tema dibattuto nelle ultime settimane anche dalla von der Leyen, il tema della difesa. In un momento in cui l'America in qualche modo sta cercando di creare dei nuovi equilibri, sebbene non si pensi più bilanciati, ma in realtà si ha sempre l'impressione che Trump dia dei colpi di testa e probabilmente in alcuni casi può sembrare così, lui sta cercando un bilanciamento, a mio parere, anche con la Russia e la Cina per non andare ad impattare, come dire, a collidere insieme a loro e quindi sta facendo un passo indietro anche con l'Europa, appunto perché sta cercando di mantenere dei rapporti con la Russia e la Cina. La Cina sappiamo che benissimo che ha tantissimi titoli di Stato americani, questo può essere un problema per l'America, ne parleremo in un prossimo video e quindi minaccia un pochettino l'America da questo punto di vista. Nello stesso tempo Trump secondo me vuole tenersi un po' vicino a sé Putin perché non si leghi troppo alla Cina diventando un potentato ancora più grande e quindi per varie ragioni sta cercando di riequilibrare, si sta allontanando dall'Europa e l'Europa come fondamento
identitario, sta puntando anche sul ruolo della difesa, cioè riconoscere che all'interno di un'identità geografica, di un'identità comune, si spera di creare anche degli ideali, sicuramente ci sono già, di democrazia, di moneta unica e via discorrendo, anche quella di avere un patrimonio di difesa rispetto a tutti gli altri potentati, perché purtroppo, volente o nolente, le altre grosse realtà hanno la possibilità di avere molta più difesa, hanno la famosa bomba atomica. Quindi nel bene o nel male questa è la direzione, quindi transizione energetica, modernizzazione delle infrastrutture e difesa. Quali sono, partendo da questo presupposto, gli impatti che possono avere per noi investitori? Beh, prima di tutto, ragazzi, io mi sento di dire che come avevo detto, come dirò in un video su Trump, secondo me dei settori interessanti sono sicuramente quelli delle infrastrutture, dell'energia e della difesa. Quindi questi sono 3 settori, faremo un video dedicato, che sicuramente potrebbero avere un impatto positivo. Ma dall'altro canto, secondo me, una crescita della Germania, che rimarrà probabilmente capopopolo in Europa, insieme a UK, quindi all'Inghilterra, potrebbe essere quella di stimolo alla crescita europea, no? Quindi se la principale economia europea cresce, torna ad investire, probabilmente potrebbe trainare e spingere anche le altre country a fare la stessa cosa. Noi abbiamo di indebitamenti molto più alti in Italia, probabilmente anche la Francia, quindi bisogna un attimo rivedere le cose. La Germania ha un indebitamento molto più basso rispetto a noi, quindi si può permettere questo aumento delle spese, ma sicuramente io credo che se la Germania cresce e potrebbe trainare a sua volta le altre country, le borse potrebbero incominciare a muoversi in una maniera più importante, anche perché i PIL aumenteranno, quindi diventa appetibile per gli investitori anche la borsa europea, che di solito è stata sempre molto più stabile. Okay? Quindi questo vuol dire che la diversificazione geografica degli investimenti diventa più importante. Io farò un video molto più lungo su questo argomento, perché io ci credo fermamente che dobbiamo essere sempre più diversificati. Io per anni ho spinto sempre di più sull'America, adesso incomincio a pensare che bisogni in qualche modo diversificare geograficamente, sempre di più Cina ed Europa. Chiaramente quali può essere il rischio di questa cosa? L'indebitamento. Sappiamo che l'indebitamento è sempre una cosa pericolosa, ci sarà sempre più deficit e quello potrebbe causare un rialzo dell'inflazione, no? Anche se noi adesso stiamo andando verso dei tagli di interessi, l'aumento dell'inflazione invece porta nella direzione opposta, no? Quindi questo è un po' quello che sta succedendo in Germania e che succederà in Germania, ma anche l'Italia io vedo che si sta muovendo verso questa direzione di volontà di crescita e di fronte comune con l'Europa. Altro tema importante in Europa non è solo quello della Germania, che ha radicalmente cambiato, come dicevo prima, con la riforma, leggo, dello Schuldenbremse, quindi la freno all'indebitamento, o l'istituzione di fondi per le infrastrutture. Un tema importante è stato quello di marzo della Banca Centrale, che ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base ulteriormente, no? Portandoli al 2,5%. Questo rappresenta un ulteriore taglio che abbiamo avuto, e questo è un repetita iuvant, cioè tutti probabilmente ormai lo sanno, il taglio dei tassi di interesse dovrebbe aiutare la crescita azionaria, no? Quindi sicuramente il mercato azionario europeo dovrebbe in qualche modo rispondere positivamente di questi ulteriori tagli. È anche vero che noi siamo molto legati ancora alle performance americane. Se le performance americane sono non particolarmente positive, come è successo ieri, adesso io lo registro questo video per un altro giorno, ma ieri era il 10 di marzo e la borsa è caduta di oltre il 2%, quasi il 3% quando avevo visto in tarda serata, perché appunto c'era la conferma dei dazi
americani, ha trascinato anche un po' tutte le altre piazze, però diciamo che il mercato azionario e le potenzialità delle performance europee potrebbero migliorare nel mercato azionario, quindi detenere anche in portafoglio questo punto. E poi sicuramente ne agevola il mercato immobiliare in Europa, perché con l'abbassamento dei tassi si possono avere più soldi per poter investire, quindi avere più mutui per poter investire, quindi ci potrebbe essere una crescita dell'immobiliare, e questo è un altro aspetto da tenere in considerazione. Quindi, per concludere, secondo me l'Europa, questo è il primo passo per l'Europa per diventare un player di nuovo considerabile all'interno del panorama economico-finanziario mondiale.